Può essere che da quando sono tornato in Sud America tutto stava andando male, ma in realtà quando sembra andare tutto a rotoli è quasi sicuro che si sta avvicinando quel momento in cui le cose iniziano ad andare bene. Dopo essere stato rimandato dalla dogana ieri pomeriggio, questa mattina tenterò nuovamente di recuperare i ricambi necessari per rimettere a posto il mio van. Oggi niente bici perché è stato davvero troppo faticoso ieri e sono su questo pullman nella periferia di Montevideo in direzione dell'aeroporto. Altro giorno, altro problema da risolvere. Buongiorno ragazzi, oggi mi sa che ho preso il bus sbagliato perché mi ha lasciato in un posto un po' lontano dall'aeroporto. Però per fortuna c'è un grande parco qui vicino che si chiama Roosevelt. È enorme ed è proprio dietro l'aeroporto, quindi mi sembra l'occasione giusta per stare un po' in mezzo alla natura dopo una settimana nel centro di Montevideo. Oggi ci riprovo, vado in dogana e vediamo un po' se riesco a prendere questo benedetto pacchetto. Non sono solo, ma accompagnato dal canto di questi uccelli. Ragazzi, questo è un posto che oggi fa freddo, ci sono 11 gradi ed è molto umido, ma qui ci troviamo in un posto che è proprio il cono terminale dell'Amazzonia. Qui sfociano tanti fiumi dell'Amazzonia e quindi si crea un percorso naturale per tutti questi animali che vengono qui e arrivano sul mare. A parte gli aerei che si sentono, c'è davvero una bellissima pace. Eccomi, capitolo 2 alla dogana. Si comincia. Primo controllo fatto, adesso sto andando proprio alla dogana, mi chiameranno forse per aprire insieme il pacco. Si va nello step ritiro de carga, dove ci sono tutti i pacchetti, guardate. Tutti i pacchetti qui. Su quello schermo dovrebbe comparire il mio nome e questo è tutto il deposito con tutti i pacchetti. Attenzione perché mi sembra quello il pacchetto dalla forma, è proprio lui. Infatti adesso dovrebbe metterlo qui in attesa. Eccolo. È proprio lui ragazzi, è proprio lui. Sì sì sì. Tra l'altro qui fanno praticamente tutto il controllo, vedete, stanno aprendo dei medicinali per vedere se si può. Ok, ero preparato all'apertura del pacco. Temevo solo che la dogana mi contestasse la pompa diesel come ricambio usato, cosa che per fortuna non è accaduta. Hanno aperto il mio pacco e per fortuna la merce è arrivata sana. Adesso bisogna trovare un espediente, mi hanno proprio detto così, per fare in modo di sdoganare, perché è un caso eccezionale. Non avendo i documenti di questo paese, essendo straniero, bisogna capire un po' che cosa fare. Quindi adesso, passo 3, si va in dogana. Sono qui nell'ufficio di chi comanda, vediamo un po', adesso sto aspettando la signora. Ok, dopo 3 ore di attesa, ormai è pomeriggio inoltrato, sono riuscito ad avere un espediente. Praticamente la dogana mi ha consentito di importare i ricambi senza dover pagare delle tasse. Ecco che ci siamo ragazzi, mi sa che il mio pacco, eccolo là. Muchas gracias, muy amable, hasta luego. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Sì, adesso lo andiamo a montare sul Nirvan. Finalmente. Finalmente si esce dalla dogana col pacchetto. Non ci posso credere. Eccomi qua, sono col pacchetto, sono fuori dalla dogana. È arrivato integro e qui dentro c'è la nuova pompa diesel e la distribuzione nuova. Mi ci sono volute circa 5 ore qui alla dogana, ma alla fine ce l'ho fatta. Adesso avviso il meccanico, avviso tutti e non vedo l'ora che arrivi lunedì per poter montare tutto questo. Questo video ragazzi per me è abbastanza importante perché molti di voi ci hanno chiesto come avremmo fatto nel caso il van si fosse rotto e come avremmo fatto con i pezzi. Ecco, non è mai successo di prendere dei pezzi dall'Italia, questa è la prima volta e sono veramente felice di poter documentare
garantire il successo di questa operazione. Ci sono voluti circa 5-6 giorni per la spedizione, è costata 150 euro con DHL e i costi che ho dovuto pagare qui sono stati di circa 20 euro per il deposito. Mentre per quanto riguarda le imposte non ho dovuto pagare niente perché ho il permesso della dogana, proprio perché Nirvan è qui con un permesso di importazione temporanea. Bene, adesso con questi 5 kg in più rientro all'ostello, farò tutte le valigie e poi andrò dal meccanico perché da lunedì si cominciano i lavori. Non ci posso credere. Adesso ragazzi facciamo un unboxing della scatola. Sono arrivato in ostello adesso, ora vi faccio vedere l'unboxing della scatola che finalmente è arrivata. Eccola qua, adesso l'apriamo insieme. Sono qua sulla terrazza dell'ostello e adesso apro la scatola che era già stata ispezionata dalla dogana. Vediamo un po', hanno messo un po' di scotch qui. Non vedo l'ora di godermi le parti di ricambio per Nirvan, che sicuramente sarà felice. Ecco qua. Oh 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 oh. Ho comprato il kit cinghia nuovo, cinghia di distribuzione più tutti i cuscinetti. Eccolo qua. Attenzione perché la parte più importante è questa. Pesa tantissimo. La pompa diesel. Ecco qua. Voglio controllare che il codice sia lo stesso. Devo dire che è stata impacchettata veramente bene. Sa un po' di gasolio. Ecco qua. Mi sembra proprio lei. Con il suo ingranaggio, questo va sulla distribuzione. Eccola qua. Perfetta. Eccola qua. È proprio lei. Questa pompa mi è stata venduta da un'autodemolizioni che l'ha controllata per me. Quindi io sono sicuro che funzioni bene, perché il pezzo nuovo ragazzi costa la bellezza di 1200 euro. Ed ecco il codice, che è quello che mi interessa, che è lo stesso. E dopo aver controllato i ricambi ho messo la mente in pausa. Era venerdì sera e prima di lunedì non potevamo lavorarci. Quindi con i nervi più rilassati, nonostante la data di scadenza ormai vicinissima per il permesso del mio van, decido di assistere a un'esperienza molto particolare. Le danze e i tamburi che state vedendo sono il tipico carnevale dell'Uruguay. Ma qui il carnevale non è solo a febbraio. A Montevideo non è raro sentire questi suoni di tamburo per le strade durante tutto l'anno. Si tratta del candombe, un'usanza tramandata dagli africani portati in America come schiavi. In passato si potevano esprimere liberamente solo durante un giorno, il carnevale. Si riunivano nei quartieri periferici e cominciavano a suonare i tamburi, un richiamo ancestrale per altri africani che si univano alla celebrazione. Il suono dei tamburi era una specie di chiamata. I candomberos, ossia chi suona i tamburi, uscivano in strada chiamando altri suonatori di tamburi. Così sempre più persone si uniscono per suonare, ballare e accompagnare la celebrazione che oggi fa parte del folklore di questa nazione e attira persone di tutte le età e le etnie. Sono ipnotizzato dal ritmo dei 3 tipi di tamburi che si alternano senza sosta. Ogni quartiere sfila con la sua squadra. La disposizione della sfilata è abbastanza standard. All'inizio arriva lo sbandieratore con i colori del quartiere, poi i più anziani, incredibile la loro energia, poi delle ballerine e infine i suonatori di tamburi. Il ritmo scandisce il passare del weekend e in poco tempo è una nuova settimana. Ora è il momento di tornare in periferia da Nirvan e aspettare i meccanici con i ricambi per procedere finalmente alle riparazioni. Buongiorno,
Da oggi si cominciano i lavori al van. Infatti ho lasciato l'ostello questa mattina presto e sono arrivato nella periferia di Montevideo dove c'è Nirvan. La giornata non è delle migliori, c'è una nebbia abbastanza fitta, ma non fa freddo. E finalmente oggi, dopo una settimana circa, rivedo il van. Eccolo qui che mi sta aspettando. E quindi adesso il meccanico tra un po' comincerà a fare tutte le operazioni. Lo aiuterò perché dovremo anche svuotare il serbatoio perché verrà pulito. Così siamo sicuri che l'eventuale contaminazione del diesel non ci sia più con la nuova pompa. Non sappiamo perché si è bloccata la girante della pompa, quindi vogliamo essere sicuri. E poi c'è un grosso update perché sta arrivando il signore da cui ho comprato le batterie da sostituire, perché purtroppo, non potendosi muovere il van, le batterie non si sono potute caricare, non avendo neanche una presa esterna, e quindi ho comprato 2 batterie da 100 A qui a Montevideo e tra un'oretta mi dovrebbero arrivare, così installeremo prima quelle. Ecco, mi sono messo subito al lavoro, ho tolto il sedile del Ducato e qui c'è la batteria da togliere, ormai tutta impolverata, è la prima, non devo fare altro che sostituirla. L'altra invece è lì nel frigo. Ecco l'altra batteria, ho rimosso i cavi e adesso bisogna toglierla da qua. Ecco. Senza spaccare tutto. Che casino. Ecco qua. Queste erano le batterie che avevo preso a Panama quando eravamo ripartiti per il Sud America e adesso purtroppo è arrivato il momento di cambiarle. E se faccio la prova con il tester, nella prima batteria ci sono 1 volt e 73, pochissimo, mentre nella seconda ancora meno, 1 volt e 69, sono praticamente da buttare. Prima batteria montata, adesso andiamo a montare la seconda, quella dietro il frigo, e poi assicuriamo tutto e accendiamo la luce. È iniziata la risurrezione di Nirvan. Proviamo. Abbiamo luce e caos totale, ovviamente. Batterie completamente installate e impianto funzionante. Io e Washington, che è il meccanico designato per la riparazione, stiamo per cominciare. In questo momento il primo passaggio da fare è comporre la pompa e assicurarsi che la pompa funziona, quindi cambiare le guarnizioni, i vari ugelli, e adesso stiamo praticamente svuotando tutto il serbatoio del diesel per fare in modo che il diesel che metteremo sia di qualità premium, in maniera tale anche da pulire gli iniettori, da pulire la pompa e da agevolare tutto il flusso, anche perché non si sa mai, nel serbatoio potrebbe esserci dell'acqua che ha praticamente danneggiato la pompa, non lo sappiamo, quindi per sicurezza è meglio svuotarlo. Ecco qui tutti gli ingranaggi e le pompe varie. Questa è la pompa che ci è arrivata, questa qui è quella vecchia, guardate com'è consumata. E adesso stiamo ricostruendo tutti i pezzettini qui con le guarnizioni nuove e i vari tubicini, perché da qui passeranno delle pressioni veramente notevoli direttamente agli iniettori. È il sistema Common Rail. Intanto qua tutto smontato, caos totale. La van life non è sempre perfetta, in questi casi qui c'è un disastro. Svuotamento del serbatoio in atto utilizzando la pompa. El plan 2024 potenciado para que accedas a equipos eficientes. Con la compra de cualquiera de los electrodomésticos participantes, el diesel. 2024 Premium. Sí, pero no huele mucho, ¿verdad? No, por no eso. huele mucho. Plan perfecto. Informate Lo que más. pasa es que el diésel... Pues que es biodiesel adentro, che huele meno. Y sí, Il diesel non odora particolarmente di diesel, cioè sembra ci sia qualcosa, non sia il biodiesel. Non sappiamo bene quale sia il problema, però abbiamo deciso di toglierlo tutto e di mettere il premium. Che si ingressò umedato. sí, claro. Que haya partido por alguna situación de esa. No está todo oxidado. Sì, è tutto ossidata qui. La vecchia pompa è messa veramente male. Y este estaba trancado, ¿no? ¿Te acordás que no movía? Sì. Adesso prima di installare la pompa nuova
il meccanico è andato a comprare le nuove guarnizioni, le cambiamo. In questo momento il meccanico sta posizionando la pompa al suo posto e la pompa, per essere attivata, ha bisogno della distribuzione che rifaremo completamente. Per oggi ragazzi io ho finito, il meccanico è a metà dell'opera, quindi domani penso che forse avremo finito, ci proveremo. Buongiorno ragazzi, oggi secondo giorno dal meccanico dopo il ritorno. Ieri sera ho finito a mezzanotte ma l'impianto elettrico funziona benissimo. Ho anche aggiunto un caricatore della Victron da 30 A e finalmente il furgone, il nostro van, comincia a prendere forma. Ho la luce, ecco qua, c'è anche un po' più d'ordine rispetto a ieri. E ieri ho installato l'Orion TR Smart da 30 A. Questo caricatore ci consentirà di non avere più problemi. Lo consiglio a tutti quelli che hanno un camper o un van. Questo caricatore non fa altro che aumentare la carica delle batterie provenienti dall'alternatore mentre si guida. Bene, sono con le mani sporche perché oggi faccio io il meccanico, nel senso che qui non si vede nessuno oggi, sono davvero presi con le loro cose. La scelta che abbiamo seguito è quella di rimuovere il serbatoio e pulirlo completamente. Questo per evitare che ci siano dei contaminanti, perché non abbiamo ancora capito perché la pompa si sia fermata. E con questa cassa e la musica latina io adesso vado sotto Nirvan e procedo allo smontaggio del serbatoio. Non con poca fatica ho staccato dal tappo del serbatoio la mandata e il ritorno della pompa di gasolio. Ecco qui il serbatoio che prima era super impolverato dalle polveri boliviane. È veramente difficile. Devo svitare queste viti che reggono il serbatoio, chiaramente stando attento a non svitarle troppo. E intanto lui viene giù. Eccolo qua. Listo? Vamos a ver qué te suele correr. Dai. Stiamo abbassando il serbatoio in questo momento. Oh. Momento delicato. Ok, serbatoio abbassato. Sta staccando gli ultimi collegamenti al serbatoio. Ecco, eccolo qua. Listo. Ahí sta. Listo. Che bueno. Serbatoio pulito, almeno all'esterno. Ho deciso anche di riverniciarlo perché c'è della ruggine, quindi nel pomeriggio andrò a prendere degli spray, anche perché io non la sopporto. Dice qui un po' di ruggine e voglio dargli almeno una spruzzata in maniera tale che rimanga bello tranquillo. In realtà svuotandolo ci siamo accorti che c'è sempre questo problema che non sembra proprio un diesel carico. Non odora molto di diesel, magari tra un po' apriremo il pescante, capiremo cosa c'è sul fondo e lo laveremo meglio. E adesso ho tolto le viti del pescante e vediamo un po' che cosa si nasconde qui. Sto estraendo la pompa per vedere cosa c'è dentro. Sembra un po' sporco qui. Sostanzialmente è abbastanza tutto pulito. Anche il fondo del serbatoio, non so se si vede, è abbastanza pulito. C'è un po' di melma, ma molto poca. Quindi adesso continuerò la manutenzione verniciandolo. Andiamo a comprare un po' di benzina per lavarlo dentro. Metteremo del gasolio premium, rimonteremo, metteremo la distribuzione e poi forse
partiremo. Ci vediamo dopo.